Ciao ragazzi, benvenuti al mio nuovo video. Oggi andremo a sostituire un rivelatore di movimento per far accendere una luce, ok? Un sensore luci. Allora, inizialmente, come è stato realizzato? Diciamo che questo è il soffitto e qui c'è la lampada, ok? Qui in basso questa lampada si accendeva con l'interruttore. Allora, l'impianto è stato fatto così: c'era la linea composta da fase, neutro e terra, ok? Allora, questa è la nostra scatola dell'interruttore, questo è il nostro tubo dove porta questi tre fili. Allora, il neutro va diretto alla lampada, la terra, anche lei in questo caso, va diretta alla lampada. La fase invece arrivava nell'interruttore e andava alla lampada. Ora il sensore di movimento noi lo vogliamo mettere qui vicino alla lampada che va a coprire questo ingresso, ok? Quindi il nostro rivelatore lo andremo a installare qui. Ora cosa succede? Per far funzionare il rivelatore abbiamo bisogno della fase diretta, quindi l'interruttore andrà eliminato facendo un ponticello giuntando i fili da qui a qui della fase. Nella lampada avremo la fase diretta, neutro e terra, abbiamo detto. Allora, il sensore per funzionare ha bisogno fase, neutro e ritorno lampada, ok? Quindi la fase che viene dall'interruttore, anche qui la aggiunteremo, la manderemo diretta al sensore, ok? Il neutro invece lo prenderemo dal neutro, ok? La lampada andrà a collegarsi alla lampada, quindi sulla lampada avremo ritorno lampada, questo che viene dal sensore, neutro e terra, ok? Questo per quanto riguarda la lampada. Per quanto riguarda il sensore avremo fase, neutro e ritorno lampada. Questo è tutto. Ora quello che andremo a vedere è una sostituzione del sensore, però così vi ho fatto vedere come si può realizzare in altre situazioni l'impianto, ok? Andiamo a vedere il video.
Eccomi. Allora, per oggi è tutto, ragazzi. In descrizione ci sono i link di sensori, attrezzatura, quello che vi può servire, consigliato da me. Mi raccomando, iscrivetevi, un like, al prossimo video. Ciao!